Lezione 1. Esplorazione della natura. Ce n'è uno chiamato Greenvale National Park, non è molto lontano da qui. Sembra un posto meraviglioso da visitare. Quali attività si possono fare lì? Il parco offre sentieri escursionistici e punti panoramici per picnic, perfetti per una gita di un giorno. Che meraviglia! Mi piace esplorare la natura e trascorrere il tempo all'aria aperta. Allora ti piacerà tantissimo, il panorama è mozzafiato, soprattutto al tramonto. Sembra magico. Posso solo immaginare quanto sia bello. Lo è davvero. Inoltre, ci sono diverse specie di animali selvatici da osservare. Questo rende l'avventura ancora più emozionante. Mi piacerebbe molto fotografare il paesaggio. Dovresti assolutamente portare la macchina fotografica. I paesaggi sono davvero fotogenici. Lezione 2. Spiagge e architettura affascinante. Hai mai visitato una spiaggia che ti ha lasciato completamente senza parole? In effetti sì. C'è qualcosa di magico nel suono delle onde che si infrangono sulla riva. Sono completamente d'accordo. Il modo in cui la luce del sole danza sull'acqua è semplicemente ipnotizzante. È come se l'oceano fosse una tela dipinta con colori scintillanti. E che dire dell'architettura vicino alla spiaggia? Alcune di queste strutture sono davvero affascinanti. Assolutamente sì! La combinazione di design moderno ed elementi tradizionali crea un'atmosfera unica. Lo trovo affascinante. È come se ogni edificio avesse una storia da raccontare. Sì, e i colori vivaci spesso riflettono lo spirito vivace della zona. Mi piacerebbe esplorare un luogo in cui la spiaggia incontra un'architettura straordinaria. Lezione 3. Un migliore amico con cui condividere la vita. È davvero confortante avere un migliore amico con cui condividere tutto. Sono pienamente d'accordo. Avere qualcuno a cui confidarsi rende la vita molto più ricca. È confortante sapere che puoi esprimere i tuoi pensieri senza essere giudicato. Esatto! Un vero amico ascolta e ti sostiene sia nei momenti belli che in quelli difficili. Non riesco a immaginare di affrontare gli alti e bassi della vita senza un compagno del genere. Fa davvero una differenza significativa, non è vero? Sì, e condividere momenti, grandi e piccoli, crea ricordi duraturi. Questi ricordi diventano il tessuto delle nostre vite, intrecciati con risate e gioia. Conservo con affetto quelle esperienze condivise. Lezione 4. Il potere del supporto. Hai mai notato come un piccolo aiuto possa trasformare la giornata? Può infatti trasformare una situazione triste in un'esperienza più sopportabile. Ho scoperto che anche un semplice incoraggiamento può fare miracoli per il nostro spirito. Assolutamente. È fondamentale circondarsi di influenze positive. Ho trovato lentamente il modo di affrontare le sfide della vita. È un approccio encomiabile. Cercare supporto è segno di forza, non di debolezza. Apprezzo questa prospettiva. Mi aiuta a sentirmi meno isolato nelle mie difficoltà. Ricorda che tutti noi affrontiamo delle difficoltà e condividerle può alleggerirne il peso.
Grazie per avermelo ricordato. È rassicurante sapere di non essere sola. Lezione 5. Incontri improbabili. Immaginate un insegnante di scuola dell'Est che incontra un cowboy del West. Sembra l'inizio di una storia intrigante, non è vero? Inizialmente, potrebbero avere difficoltà a comprendere i reciproci punti di vista. Sì, le differenze culturali possono portare a incomprensioni, almeno all'inizio. Credo però che tali incontri possano favorire la crescita e l'apprendimento. Assolutamente sì! Prima o poi scopriranno un terreno comune, magari attraverso interessi condivisi. Riesco già a immaginare gli scambi di battute e i momenti imbarazzanti che vivrebbero. Potrebbe trasformarsi in una deliziosa avventura piena di risate e intuizioni. Che modo affascinante di esplorare la bellezza della diversità. Lezione 6. La pietà di Michelangelo. Una delle sculture più famose di Michelangelo è la Pietà. Si tratta davvero di un capolavoro che cattura emozioni profonde e maestria artistica. Il modo in cui ha scolpito Maria che tiene in braccio Gesù è toccante e potente. Sì, i dettagli delle loro espressioni trasmettono un profondo senso di dolore e amore. È straordinario come una singola scultura possa evocare emozioni così forti. Michelangelo aveva davvero il dono di dare vita alla pietra. Mi chiedo spesso cosa lo abbia ispirato a creare un'opera così toccante. La sua comprensione delle emozioni umane è evidente in ogni curva e contorno. Lascia sicuramente un'impressione duratura in chiunque lo guardi. Lezione 7. Apprendimento tramite tutorial online. Hai mai provato a guardare tutorial online? Sì, sono molto utili per apprendere nuove competenze al proprio ritmo. Trovo che possano essere incredibilmente istruttivi e coprire un'ampia gamma di argomenti. Assolutamente. A volte partecipo anche a workshop nella mia comunità per approfondire la mia conoscenza. Sembra un ottimo modo per entrare in contatto con altre persone che condividono interessi simili ai tuoi. È anche un'ottima opportunità per mettere in pratica ciò che ho imparato. Apprezzo la natura interattiva di questi workshop, rendono l'apprendimento più piacevole. Sono d'accordo. Condividere le esperienze con gli altri arricchisce il processo di apprendimento. Che modo meraviglioso per promuovere una comunità di studenti entusiasti. Lezione 8. Sconti e programmi fedeltà. Hai notato quanti negozi offrono sconti oggigiorno? Sembra davvero un modo strategico per attrarre più clienti. Trovo particolarmente interessanti i programmi fedeltà, che premiano gli acquirenti abituali. Assolutamente sì. È una situazione vantaggiosa sia per l'azienda che per il cliente. Spesso approfitto di questi programmi per risparmiare un po' di soldi. È sempre gratificante ricevere uno sconto dopo essere stati clienti fedeli. Inoltre, ci incoraggia a scoprire i nuovi prodotti offerti dal negozio. Sì, scoprire nuovi articoli può essere davvero emozionante, soprattutto con uno sconto. Credo sia fondamentale tenersi informati su questo tipo di offerte. Lezione 9. Invidia del tempo.
Fuori è una giornata così bella che vorrei tanto che anche tu potessi viverla. Ti invidio, qui piove, il che mi smorza sicuramente il morale. Posso solo immaginare quanto ti possa pesare il rumore della pioggia. In effetti, mi fa desiderare giornate soleggiate e calde. Forse potresti organizzare una visita per goderti il clima qui al più presto? Sembra delizioso. Mi piacerebbe tanto sfuggire per un po' alla tristezza. Un po' di sole può fare miracoli per l'umore, non sei d'accordo? Assolutamente. Sto già immaginando di rilassarmi sotto il sole. Speriamo che il tempo migliori presto per voi. Lezione 10. Esplorare gli hobby. Stavo pensando di iniziare un nuovo hobby. Sembra interessante. Cosa hai in mente? Sto prendendo in considerazione la fotografia, mi sembra un'attività gratificante. Appoggio pienamente questa idea. Catturare momenti può essere molto appagante. Credo che ti permetta di vedere il mondo da prospettive diverse. Esatto. È un modo meraviglioso per esprimere la creatività. Hai altri hobby che trovi piacevoli? Sì, adoro anche dipingere. È un ottimo modo per rilassarsi. Queste attività sembrano un mix perfetto di creatività e divertimento. Lezione 11. Capire l'assicurazione. È utile conoscere i vari aspetti dell'utilizzo di una Mastercard. Infatti, comprendere i termini può salvare da sorprese inaspettate. C'è qualche assicurazione aggiuntiva che dovrei prendere in considerazione quando utilizzo la mia carta? Sì, molte carte offrono un'assicurazione di viaggio, il che può essere molto vantaggioso. Questa è un'informazione utile. Non avevo pensato a questo aspetto. È sempre opportuno leggere attentamente le clausole in piccolo per assicurarsi di essere adeguatamente coperti. Apprezzo i tuoi spunti, mi aiutano a prendere decisioni consapevoli. Sono felice di aiutarti. La conoscenza è essenziale quando si tratta di questioni finanziarie. Grazie per le preziose informazioni, sono molto apprezzate. Lezione 12. Bontà verde. Hai mai notato che i cetrioli sono tutti verdi? In effetti sono piuttosto vivaci e simboleggiano la freschezza, non è vero? Assolutamente sì. Fa pensare a quanto le verdure verdi siano eccezionalmente salutari. Esatto, sono ricchi di vitamine e minerali, il che li rende un alimento base per una dieta sana. Allora, hai una verdura verde preferita? Direi che gli spinaci sono i miei preferiti, sono versatili e possono essere usati in molti piatti. Oh, anch'io adoro gli spinaci. Li hai mai provati in un frullato? Io l'ho provato e, sorprendentemente, ha un sapore delizioso se mescolato con la frutta. Sembra intrigante. Forse dovrei provarci. Lezione 13. Avventure in città. Esplorare diverse città lungo il cammino è un'esperienza davvero esaltante, non è vero? Non potrei essere più d'accordo. Ogni città ha il suo fascino unico e sorprese che aspettano solo di essere scoperte.
Esatto. Trovo che imbattersi in tesori nascosti sia spesso il momento clou dei miei viaggi. Oh, certo, c'è qualcosa di emozionante nel vagare per strade sconosciute. E il cibo. Credo che ogni città abbia le sue specialità culinarie che bisogna assolutamente provare. Certo, assaggiare i piatti e i sapori locali è sempre un'avventura. A proposito di cibo, hai mai visitato una città famosa per il cibo di strada? Sì, una volta ho visitato una città in cui i venditori ambulanti offrivano una serie di spuntini appetitosi. Sembra delizioso. Posso solo immaginare quanto sia stata allettante provare tutto. Lezione 14. Le prenotazioni sono importanti. Hai mai notato quanto è diventato popolare quel nuovo ristorante? Certamente, è assolutamente indispensabile prenotare, soprattutto nelle ore di punta. Esatto. L'ultima volta che sono uscito senza, ho dovuto aspettare più di un'ora. Sembra piuttosto frustrante. Immagino che sia incredibilmente affollato, soprattutto nei fine settimana. Sì, ho imparato la lezione a mie spese. Ora chiamo sempre in anticipo. È saggio. È molto meglio avere un tavolo garantito che restare fuori. Esatto. Non capisco perché alcune persone corrano questo rischio. Forse credono che saranno fortunati, ma la fortuna non è una strategia quando si tratta di cenare fuori. Verissimo. Credo che inizierò a condividere questo consiglio con i miei amici. Lezione 15. Il viaggio di Jesse Chisholm. Avete mai sentito parlare di Jesse Chisholm? I suoi viaggi sono stati davvero straordinari. Sì, l'ho fatto. Ha dovuto affrontare numerose sfide attraversando le tribù indiane nelle Badlands. È affascinante come sia riuscito a muoversi su quei terreni insidiosi, non è vero? Assolutamente. Posso solo immaginare i pericoli che ha incontrato in un viaggio del genere. Giusto. Deve essere stato incredibilmente intraprendente per sopravvivere a quegli incontri. Mi chiedo come comunicasse con le tribù che incontrava lungo il cammino. Questo è un punto interessante. Immagino che dovesse fare affidamento sui gesti e sulle esperienze condivise. Davvero? È impressionante come il commercio abbia unito culture diverse in quell'epoca. È proprio così. La sua eredità come commerciante di pellicce è ancora oggi significativa. Lezione 16. Preferenze per la pizza. Quali sono i tuoi condimenti preferiti per la pizza? Di solito scelgo mozzarella, salame piccante e qualche verdura a fette. Sembra delizioso. Personalmente preferisco la classica pizza margherita. Ah, la semplicità del basilico fresco e dei pomodori è davvero invitante. Sì, ed è un'ottima opzione se si desidera un'esperienza leggera. Lo apprezzo. Tuttavia, credo che un pizzico di spezie dia carattere alla pizza. Giusto. Forse la prossima volta dovremmo provare un pepperoni piccante. Ora parli la mia lingua. Un piccolo calcio può rendere l'intera esperienza ancora più emozionante.
Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura con la pizza. Sarà una deliziosa esplorazione culinaria. Lezione 17. La luna unica della Terra. Hai mai pensato a quanto la Terra sia unica tra i pianeti? Sì, soprattutto considerando che ha una luna così grande rispetto alle sue dimensioni. Esatto. È piuttosto insolito e influenza molti aspetti della vita qui. Ti piacciono le maree? Sono notevolmente influenzate dall'attrazione gravitazionale della Luna. Esatto. È affascinante come qualcosa di così lontano possa avere un impatto così grande. Trovo straordinario che molte culture abbiano miti che ruotano attorno alla Luna. Sì, la Luna ha ispirato innumerevoli storie e leggende nel corso della storia. Mi chiedo come cambierebbero le nostre vite se non avessimo affatto la Luna. È un pensiero intrigante. Forse le nostre notti sarebbero molto più buie e meno magiche. Lezione 18. Punti di partenza. Quando si intraprende un progetto, da dove pensi che si debba cominciare? Questa è una domanda fondamentale. Mi chiedo spesso da dove possiamo partire. Penso che sia fondamentale identificare il problema principale prima di procedere. Assolutamente sì. Senza chiarezza, ci si può facilmente perdere nel processo. È essenziale stabilire solide basi per qualsiasi iniziativa. Sì, e spesso è utile anche visualizzare l'obiettivo finale. Questa è un'ottima strategia. Può fornire motivazione durante tutto il percorso. Sono d'accordo. Stabilire obiettivi chiari può aiutare a superare le sfide. Forse dovremmo fare un brainstorming su alcuni potenziali punti di partenza per il nostro prossimo progetto. Lezione 19. Strumenti di collaborazione. Nell'era della tecnologia, come gestisci i tuoi progetti? Di solito utilizzo strumenti di collaborazione per tenere tutto organizzato. È una scelta saggia. Utilizzo anche un software di project management per semplificare le attività. Rende la comunicazione molto più semplice, non è vero? Esatto. Poter condividere aggiornamenti in tempo reale è incredibilmente vantaggioso. Non riesco a immaginare di tornare ai vecchi metodi di gestione dei progetti. Neanch'io. L'efficienza ottenuta è notevole. Hai uno strumento preferito che ritieni particolarmente utile? Certo. Trovo che consenta di monitorare meglio i progressi e le scadenze. Lezione 20. Legami familiari. Lasciate che vi racconti della mia famiglia. I miei nonni hanno 2 figli maschi. Interessante. Quindi uno di loro è tuo padre, giusto? Sì, e l'altro è mio zio Bill. Lo zio Bill è sposato? Lo è davvero. È sposato con mia zia Susan. Sembra fantastico. Le riunioni di famiglia devono essere davvero divertenti. Lo sono. Intorno al tavolo da pranzo si ride sempre e si raccontano storie. Immagino. È meraviglioso avere una famiglia unita. Assolutamente sì.
I legami familiari creano un senso di appartenenza insostituibile. Lezione 21. Luoghi inaspettati. Hai mai visitato un posto che ti ha sorpreso? Secondo me, viaggiare permette sicuramente di fare scoperte inaspettate. Sono completamente d'accordo. A volte le esperienze migliori si vivono lontano dai sentieri battuti. Sì, spesso sono proprio queste gemme nascoste a raccontare le storie più affascinanti. Ricordo di aver visitato un piccolo villaggio che non era nemmeno sulla mappa. Sembra avventuroso. Cosa hai trovato lì? Ho scoperto un festival locale vivace e pieno di vita. Che meraviglia! Deve essere stato un piacevole cambiamento rispetto alle mete turistiche più gettonate. Certamente. Sono proprio questi momenti di serendipità a rendere un viaggio degno di essere vissuto. Lezione 22. Dilemmi dei palloncini. Ti sei mai sentito sopraffatto dalle responsabilità? Sì, ho la sensazione che stiano appesantendo il pallone della mia vita. Che metafora! Capisco la pressione che può creare. Spesso sento voci dentro di me che mi suggeriscono che se rimango a bordo di questo prezioso carico, incontrerò delle difficoltà. Questo è un pensiero profondo. È fondamentale sapere quando è il momento di lasciare andare i fardelli. Esatto! A volte, per tornare a fluttuare liberamente, è necessario liberarsi di un piccolo peso. Si tratta semplicemente di trovare l'equilibrio, non è vero? Sì, e riconoscere ciò che conta davvero nella nostra vita. Dovremmo ricordarci che è perfettamente lecito chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno. Lezione 23. Idee per decorare. Non vedi l'ora che arrivi la festa in spiaggia? Oh, sembra divertente! Possiamo decorare con conchiglie e palme, vero? Sì, creerebbe una deliziosa atmosfera tropicale. Riesco già a immaginare le decorazioni che aggiungeranno un tocco vivace all'evento. Assolutamente sì. Trasporterà tutti in un paradiso soleggiato. Credo che l'arredamento giusto possa creare l'atmosfera perfetta. Sono d'accordo. L'importante è creare un ambiente accogliente per tutti. Forse dovremmo prendere in considerazione anche qualche gioco a tema spiaggia. È un'idea fantastica. Renderà la festa ancora più memorabile. Lezione 24. Avventure nelle vicinanze. Ho sentito parlare di un delizioso piccolo bar. Sembra perfetto. È vicino? Mi piacerebbe provarlo. Sì, è a pochi isolati da qui. Che bello! Mi piace scoprire nuovi posti dove mangiare. Anch'io. C'è qualcosa di emozionante nell'esplorare le perle locali. Pensi che abbiano posti a sedere all'aperto? Credo di sì, il che sarebbe perfetto per godersi l'aria fresca. Sembra delizioso. Preferisco cenare all'aperto quando possibile. Condivido il tuo pensiero. C'è qualcosa di speciale nel mangiare all'aperto. Lezione 25. Alternative nutrienti.
Di recente ho cambiato le mie abitudini alimentari. Davvero? Cosa hai fatto di diverso? Sostituisco gli snack poco salutari con alternative nutrienti come frutta o noci. È un approccio fantastico. Hai notato qualche cambiamento? Sì, mi sento più energico durante il giorno. È fantastico sentirlo. È incredibile come il cibo possa influenzare i nostri livelli di energia. Ho anche iniziato ad apprezzare i frullati preparati con ingredienti freschi. I frullati sono deliziosi. Possono essere sia nutrienti che rinfrescanti. Esatto. Trovo che siano uno spuntino perfetto tra un pasto e l'altro. Lezione 26. Incontro in negozio. Perfetto. Ci vediamo all'ingresso del negozio. Ottimo! C'è qualcosa di specifico che vorresti che portassi? Forse potresti prendere degli spuntini per la nostra gita? Assolutamente sì! Che tipo di snack preferisci? Mi piace variare, ma le opzioni salutari sarebbero l'ideale. Sembra buono? Cercherò delle barrette di frutta e della frutta secca. Sarebbe perfetto. Apprezzo il tuo aiuto. Nessun problema. È sempre più divertente prepararsi insieme. Sono completamente d'accordo. Non vedo l'ora di vivere la nostra avventura. Lezione 27. Servizi della palestra. Non vedo l'ora di iniziare il mio percorso di fitness nella nuova palestra. Sembra perfetto. Ci sono asciugamani forniti in palestra? Sì, offrono anche gli asciugamani, il che è molto comodo. Fantastico! Rende molto più facile andare in palestra. Esatto. Apprezzo il fatto di non dover portare il mio ogni volta. Esatto! È una preoccupazione in meno quando ti alleni. E hai già dato un'occhiata alla loro attrezzatura? Sì, hanno una varietà di macchine e pesi disponibili. Fantastico. Non vedo l'ora di provarli tutti. Lezione 28. Dipendenza dai gadget. Hai notato quanto siamo diventati dipendenti dai gadget? Lo so, vero? È diventato parte integrante della nostra vita quotidiana. Assolutamente. A volte mi chiedo come facessimo prima degli smartphone. È incredibile. Ora abbiamo tutto a portata di mano. Esatto. Dalla comunicazione all'intrattenimento, i gadget fanno tutto. A volte però ho paura di perdere quel legame personale. Questa è una preoccupazione legittima. È essenziale trovare un equilibrio. Sì, forse dovremmo programmare di tanto in tanto delle giornate senza gadget. Sembra un'idea fantastica. Potrebbe aiutarci a riconnetterci. Lezione 29. Opportunità di coltivazione. Hai mai pensato al potenziale dell'agricoltura? Sì, si potrebbero guadagnare soldi coltivando prodotti agricoli e vendendoli in Europa.
Tuttavia, per avere successo, avrebbero bisogno di un modo economico e affidabile per trasportare le merci. È vero, la logistica gioca un ruolo significativo nella redditività. Esatto. Senza un piano solido, lo sforzo potrebbe non valerne la pena. Può essere certamente impegnativo, ma le ricompense potrebbero essere sostanziali. Mi chiedo quali tipi di colture sarebbero più redditizie. Forse prodotti biologici? Sembra che il loro mercato sia in crescita. Ottima osservazione. Sarebbe interessante approfondire ulteriormente. Lezione 30. Precauzioni di sicurezza. Di recente ho letto alcuni consigli di viaggio per la sicurezza. Oh, cosa hanno detto? Menzionano anche di non accettare oggetti dagli sconosciuti. Questo è un consiglio fondamentale. Il pericolo rappresentato dagli sconosciuti dovrebbe sempre essere preso sul serio. Assolutamente sì. Meglio peccare di prudenza. Sono d'accordo. Fidati del tuo istinto quando si tratta di sicurezza. Sì, ed è saggio essere sempre consapevoli di ciò che ci circonda. Esatto. Essere prudenti può prevenire molti potenziali problemi. Teniamo sempre a mente questi consigli quando viaggiamo insieme. Lezione 31. Scoprire la comodità. Di recente ho trovato una location davvero comoda per il nostro prossimo incontro. Fantastico! Come hai scoperto questo posto? Me l'ha consigliato un amico e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua accessibilità. Apprezzo i luoghi facili da raggiungere, mi fanno risparmiare un sacco di tempo. Esatto. Ci permetterà di concentrarci sulle nostre discussioni, invece di viaggiare. Quali caratteristiche di questa località ritieni interessanti? Dispone di un ampio parcheggio e di un'atmosfera confortevole per conversazioni produttive. Questi sono davvero elementi essenziali per un meeting di successo. Credo che scopriremo che è un'ottima scelta per le nostre esigenze. Lezione 32. Avventure culinarie. Ho pensato ai piatti indiani che dovrei provare, avete suggerimenti? Non potete perdervi il pane naan al curry, è semplicemente delizioso. Sembra delizioso. E il biryani? Vale la pena provarlo? Assolutamente sì, il biryani è un piatto saporito che molti adorano. Non vedo l'ora di assaporare questi piatti, sembrano una vera avventura culinaria. Non rimarrete delusi, le spezie e gli aromi sono accattivanti. Non vedo l'ora di scoprire di più sulla cucina indiana e sulla sua diversità. Ogni piatto ha una sua storia unica ed è affascinante scoprirla. Organizziamo presto una festa, voglio provare tutto. Lezione 33. Comprendere gli accordi. Dovremmo discutere i termini e le condizioni prima di procedere con l'accordo. Assolutamente sì. Iniziamo evidenziando i punti chiave che necessitano di chiarimenti. È fondamentale assicurarsi che siamo entrambi sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda le aspettative. Sono completamente d'accordo.
Una comunicazione chiara è essenziale per un processo fluido. Vogliamo riassumere a turno ogni termine per evitare malintesi? Sembra un approccio pratico, ci aiuterà a rimanere organizzati. Apprezzo la vostra disponibilità a collaborare in questo senso, rende le cose più semplici. Insieme possiamo affrontare i dettagli con facilità e sicurezza. Prima di concludere, assicuriamoci di aver compreso a fondo ogni aspetto. Lezione 34. Accordi sui taxi. Vorrei prenotare un taxi per l'aeroporto per il mio prossimo viaggio. Certo, signore. A che ora desidera che arrivi il taxi? Credo che per il mio volo l'ideale sarebbe un prelievo la mattina presto. Mi sembra ragionevole. Farò in modo che tutto venga programmato di conseguenza. Grazie per la tua disponibilità, rende il processo molto più agevole. È un piacere. C'è altro per cui vorresti assistenza? Forse un promemoria per controllare i miei documenti di viaggio prima di partire? Ti darò un promemoria. È fondamentale che tutto sia in ordine. Apprezzo il tuo aiuto, mi ha alleviato un po' lo stress del viaggio. Lezione 35. Processi artistici. Trovo affascinante come le rappresentazioni di scene ed eventi si siano evolute nel tempo. Esatto. Il processo di stampa, come la litografia, divenne popolare nel nord. La litografia è una tecnica molto interessante, che consente di realizzare disegni complessi. Assolutamente. Ha rivoluzionato il modo in cui l'arte veniva riprodotta e distribuita. Ammiro il modo in cui gli artisti hanno utilizzato questo metodo per raggiungere un pubblico più vasto. È straordinario come l'arte riesca a connettere persone di culture diverse. Mi piacerebbe saperne di più sulla storia e l'impatto della litografia. Sarebbe una meravigliosa esplorazione. L'arte racconta storie così potenti. Approfondiamo insieme questo argomento, sarà sicuramente illuminante.